Ciao a tutti, io sono Oriana e benvenuti in un nuovo speciale di Wikos. Oggi siamo qui per parlare di uno dei miei scrittori preferiti, ovvero Stephen King, in occasione dell'uscita del film Boogeyman al cinema. Stephen King, conosciutissimo ovviamente come scrittore di It, tra gli altri anche di Shining, Carrie, libri che hanno fatto la storia del genere horror, del genere thriller. Oggi però siamo qui per parlare di libri forse un po' meno conosciuti, ma che comunque si possono reperire facilmente in libreria, nel caso siate curiosi di leggerli. Partiamo con il primo libro, La metà oscura. Ha come protagonista uno scrittore. Molti dei libri di Stephen King hanno come protagonista degli scrittori, probabilmente perché ovviamente Stephen King gioca in casa con questa figura, è uno scrittore, ha avuto una vita tormentata, la maggior parte dei suoi protagonisti sono scrittori con una vita tormentata, quindi si riflette perfettamente nei suoi personaggi. Parla di uno scrittore che a seguito di vari cambiamenti nella sua vita decide di abbandonare lo pseudonimo con cui pubblicava i suoi libri. Così facendo però non calcola che in realtà quello pseudonimo che usava non era solamente uno pseudonimo, era in realtà un personaggio con una propria vita, un personaggio molto oscuro che rappresentava la parte più oscura e più torbida appunto del nostro protagonista, che non vuole essere lasciato da parte. Quindi inizia a perseguitarlo, inizia a uccidere persone a lui molto vicine, inizia a fare una strage per arrivare appunto al nostro protagonista, fino ad arrivare a una resa dei conti in cui dovrà scontrarsi appunto con la sua metà oscura, con la sua parte più torbida e più cattiva. È un libro che ha un crescendo per quanto riguarda la suspense, per quanto riguarda l'azione, anche per quanto riguarda dettagli molto macabri, molto misteriosi. Se conoscete Stephen King sapete che ha una scrittura molto cruda, molto dettagliata e anche in questo libro succede questo. Il tema fondamentale del libro, quindi, il rapporto tra bene e male, è un tema che si ritroverà molto spesso nei libri di Stephen King. La trama di questo libro può ricordare vagamente un altro film tratto da un racconto di Stephen King che si chiama Secret Window. Questo racconto, se volete, lo potete trovare in una raccolta di libri sempre ovviamente di Stephen King che si chiama 4 dopo mezzanotte. Invece proprio di questo libro è stato tratto un film negli anni 90 diretto da Romero, che però non ha avuto un gran successo, ma del resto raramente le cose tratte dai libri di Stephen King hanno successo. Ho parlato per primo di questo libro perché secondo me è un libro con cui ci si può anche approcciare a questo scrittore, quindi se magari siete nuovi e volete iniziare a leggere qualcosa di suo, sicuramente potete partire da questo libro. Io generalmente divido la scrittura di Stephen King in due parti, ovvero i primi anni 2000 e dopo anni 2000. Questo appartiene ai primi anni 2000 ed è un tipo di scrittura diverso da quello che sto usando adesso, ovviamente, anche perché gli autori maturano, crescono e di conseguenza matura anche il loro stile di scrittura. Il secondo libro che vi voglio consigliare invece è Misery. Allora, Misery è uno dei miei libri preferiti di Stephen King, quindi non potevo non citarlo in questo video, anche se è abbastanza conosciuto. Abbiamo di nuovo come protagonista uno scrittore che si risveglia lentamente dal coma senza molta memoria. Verrà trovato e accudito da Annie, una grande fan dei suoi romanzi, e piano piano inizieranno a vivere insieme questa storia d'amore malato, diciamo. Cosa vuole Annie da lui? Piano piano, man mano che si andrà avanti nella storia, ci renderemo conto che Annie inizia ad avere dei segni di psicosi, è completamente pazza, è troppo ossessionata dai libri scritti da questo scrittore e ha una richiesta per lui, ovvero Misery nei suoi romanzi non dovrà morire. Misery è appunto l'eroina di questi suoi romanzi, lo scrittore ha deciso di ucciderla e lei fa di tutto per riportarla in vita. È un romanzo molto claustrofobico. Il nostro protagonista si troverà incatenato in una situazione da cui non potrà uscire, in cui verrà abusato sia fisicamente che psicologicamente da questa persona, fino ad arrivare a un climax in cui capiremo se riuscirà effettivamente a liberarsi di lei e a rifarsi una vita e magari a continuare a scrivere, perché no, oppure se questa ossessione causata da Annie lo porteranno allo sfacelo. In questo libro troviamo quindi un altro dei temi che sono cari a Stephen King, ovvero le malattie mentali, personaggi psicopatici, personaggi abusati, un personaggio molto più potente di un altro che abusa appunto di un personaggio più piccolo
e debole. Come succede con la stragrande maggioranza dei libri di Stephen King, anche da questo è stato tratto un film diretto da Rob Reiner, per cui tra l'altro Kathy Bates ha anche vinto un Oscar. A differenza di altri prodotti magari usciti da libri di Stephen King, il film di questo libro è davvero valido secondo me. Terzo libro che vi consiglio, Il gioco di Gerald. Allora, questo libro è un po' chiacchierato, diciamo, tra gli amanti di Stephen King, nel senso che molti lo apprezzano, altri non lo apprezzano, io personalmente lo apprezzo, quindi ve lo consiglio. Cos'è che non convince? Non convince il fatto che sia un libro ambientato tutto in una sola stanza, incentrato solamente su un personaggio, ovvero Jesse. Quindi ci sono persone che dicono che sia troppo prolisso e che non parli di nulla. In realtà, secondo me, questo libro è un grande esercizio di stile di Stephen King. Usa delle parole molto belle, delle descrizioni veramente fantastiche e si riesce davvero a entrare nella psiche di questo personaggio, Jesse. Adesso raccontandovi la trama vi capirete anche voi un po' meglio. L'incipit di questo libro è molto semplice. Si tratta dell'inizio di un giochino erotico che il marito vuole fare con la moglie, appunto Jessie, solamente che qualcosa non va. Jessie non vuole, si rifiuta di avere questo rapporto sessuale con il marito, lo scaccia, nello scacciarlo procura un colpo al torace al marito che muore di infarto. Lei rimarrà quindi incatenata al letto, ammanettata, per praticamente tutto il libro. Questo che cosa le causerà? Ovviamente uno stato di angoscia molto forte, nel senso che lei rimane lì con la certezza che prima o poi morirà perché nessuno la troverà, quindi quello che l'aspetta è una morte molto lenta e molto atroce. Man mano che andiamo avanti la seguiremo mentre i suoi pensieri diventano sempre più confusi, lei ha dei dialoghi con se stessa, con delle voci che sente. Ci saranno anche altri due personaggi che ci vengono presentati, quello di un cane affamato e poi una personificazione molto particolare della morte, che è anche un altro dei motivi per cui vi consiglio di leggere questo libro. Man mano che andremo avanti, più la sua psiche diventerà debole e più arriverà il momento in cui forse morirà, chissà. Ci saranno anche dei momenti di flashback dove vedremo i suoi pensieri, dove rivivremo i suoi traumi e anche alcuni momenti della vita con suo marito. Quindi il tema fondamentale di questo libro che cos'è? Sicuramente c'è un grande studio della psicologia, magari nei momenti di forte stress o di traumi. Dall'altra anche il tema della consensualità nei rapporti sessuali, che non sempre matrimonio significa essere consensuali, eccetera. Di questo libro esiste anche un film, si trova su Netflix, diretto da Mike Flanagan, che tra l'altro è anche il regista di Doctor Sleep. Non molto convinta. Non molto convinta. Continuiamo con il quarto libro, che è The Dome. Ho voluto portarvi anche questo libro perché, pur essendo stato scritto nel 2009, sembra veramente di leggere un romanzo di Stephen King degli anni '80. In che senso? Nel senso che lo stile utilizzato in questo libro è veramente molto crudo, molto dettagliato, ci sono parti anche molto volgari. Se siete pratici dello Stephen King degli anni '80, magari anche di Carrie o di libri come It, sapete di cosa sto parlando. È veramente molto crudo, con dettagli anche schifosi a volte comunque. Non è propriamente un horror, è più un post-apocalittico thriller fantasy. Di cosa parla? Un giorno in una tranquilla cittadina cala una cupola trasparente, completamente invisibile. Chi rimane dentro la cupola non può più uscire, chi è fuori dalla cupola non può entrare. Si tratta di un libro corale, quindi è molto più simile a It sotto questo punto di vista. Ci sono molti personaggi e molte vicende da seguire. È il tutto diviso per i soliti capitoletti che utilizza lui. Che cosa succede? Man mano che le persone rimarranno intrappolate in questa cupola, ovviamente la tensione inizierà a salire, ci saranno subito degli scontri per chi prenderà il potere, chi invece rimarrà più sottomesso. C'è infatti tutto uno studio su quello che potrebbe succedere nella nostra società se accadesse una cosa del genere. Dopo il Covid potrebbe anche essere una lettura abbastanza attuale, chissà. Tra l'altro, man mano che i giorni procederanno e man mano che si andrà avanti, ovviamente essendo tutti personaggi sotto una cupola, a un certo punto inizierà anche a mancare l'aria, quindi ci sarà anche questo da considerare nella tensione che continua a salire. Come potete vedere è un bel mattoncino. Quello che mi sento di dirvi è che se non siete tanto abituati alla scrittura che aveva un tempo Stephen King, forse non partirei da questo libro, se è la prima volta che vi approcciate ai suoi libri, perché soprattutto verso la metà inizia a diventare un po' lento.
Però poi man mano che andrete avanti la situazione inizierà a sbloccarsi fino ad arrivare al finale. La nota dolente di Stephen King è che molto spesso i suoi finali non sono proprio all'altezza di tutto quello che avete letto prima, quindi tende a perdersi un pochino. Succede con questo libro, però io vi consiglio di leggerlo lo stesso perché il viaggio vale molto di più della meta a cui arriverete leggendolo. Di questo libro esiste anche una serie TV che penso abbia 3 stagioni. Io ho visto solo i primi episodi e poi mi sono stufata onestamente, quindi se volete vederla, guardatela, vi consiglio di più di leggere il libro. Tra l'altro Stephen King per questo libro è stato anche preso in causa per aver scopiazzato la trama dal film dei Simpson. Quinto libro di cui vi parlo è Mucchio d'ossa. Qui torniamo a giocare in casa per Stephen King perché il personaggio è nuovamente uno scrittore che si ritrova a dover convivere con la perdita fresca della moglie, che è morta in circostanze misteriose. Questo nostro scrittore ha una figlia e insieme decidono di andarsi a trasferire nella casa dove trascorrevano le vacanze e i periodi felici assieme alla moglie. Ovviamente questa decisione si rivela nefasta per il nostro protagonista perché la casa sembra non essere rassegnata nemmeno lei alla morte della moglie. Quindi iniziano ad esserci degli strani avvenimenti che se prima vengono percepiti dal nostro protagonista come delle coincidenze o come magari, non lo so, ho spostato un oggetto e non me lo ricordo, piano piano diventano sempre più inquietanti e l'unica spiegazione a cui riusciranno ad arrivare è che c'è veramente qualcosa di sovrannaturale nella casa, specialmente qualcosa che turba la bambina. Il paese in cui si svolge la storia è anche lui un paese molto misterioso, la gente molto strana, soprattutto un personaggio, un uomo molto anziano che è l'antagonista del nostro libro, è un milionario e sembra voler gestire le vite di tutti i cittadini. È un libro che vi consiglio soprattutto se volete esplorare quel lato di Stephen King un po' più inquietante, un po' più macabro, che io mi ricordi non è crudo come gli altri libri di cui vi ho parlato, punta più che altro a essere veramente inquietante, quindi per questo ve lo consiglio. Tra l'altro è anche il primo libro di cui vi parlo in cui è presente una bambina e i bambini sono un tema molto importante nei libri di King, soprattutto se avete presente libri come It, banalmente, anche lì quel tema è molto presente. Anche per questo libro esiste un film, Mucchio d'ossa, con protagonista Pierce Brosnan. Lo vidi molto tempo fa, onestamente non me lo ricordo molto bene, però leggete il libro. Ultimo libro di cui vi parlo è Joyland. Questo libro è molto fuori dalle corde di Stephen King, secondo me. Un tipo di scrittura quasi romantica, ha un'atmosfera molto, molto dolce, malinconica. Allora, parla di questo ragazzo che durante l'estate nel 1973, per racimolare un po' di soldi, decide di andare a lavorare in un parco divertimenti. In questo Luna Park ci sono dei personaggi molto particolari e c'è soprattutto un'attrazione che ha la fama di essere infestata dal fantasma di una donna che morì proprio dentro quell'attrazione 4 anni prima. Quindi questo libro è un po' un misto tra il sovrannaturale, il giallo, perché il nostro ragazzo poi inizierà a fare un'indagine su che cosa è veramente accaduto a quella ragazza anni prima. È anche un libro molto tenero perché c'è una storia d'amore, che non è una cosa che si trova molto spesso nei libri di Stephen King. Sembra quasi di non leggere un suo libro. Ve lo consiglio soprattutto se vi volete approcciare a Stephen King ma non volete partire dai libri di cui vi ho parlato prima o da libri più vecchi. Questo libro è del 2013. Quindi ha già uno stile di scrittura molto diverso, non ci sono dettagli cruenti, non è così crudo, è molto più romantico, è veramente strano come scrittura. Forse anche lui come libro punta più sull'essere inquietante o sul risultare malinconico più che altro e non punta su quelle che sono invece i cavalli di battaglia di Stephen King, diciamo, quindi l'essere terrorizzante, l'essere macabro, l'essere disturbante. Come dicevo è molto bella anche l'atmosfera, sarà anche che io questo libro ricordo di averlo letto in estate. Quindi parla di un'estate, leggendolo in estate sembrava veramente di essere parte del libro. Parla di queste atmosfere calde, delle spiagge, delle passeggiate sulla spiaggia, dei primi amori. Ci sono veramente dei personaggi a cui ti affezioni pagina dopo pagina, tant'è
che arrivando al finale, quando sei all'ultima pagina, quasi ti dispiace chiuderlo. Comunque, non vorrei avervelo venduto come un libro molto soft, è pur sempre un libro di Stephen King, i plot twist ci sono, i momenti più inquietanti ci sono, per cui ecco, non è una passeggiata sulla spiaggia, aspettatevi di tutto da un momento all'altro. Questi erano i libri che mi sentivo di consigliarvi oggi. Stiamo a vedere che cosa succederà con il nuovo film Boogeyman. Il film è stato tratto da un racconto di Stephen King che si chiama Il Bau Bau, si trova nell'antologia A volte tornano di Stephen King. Quel racconto in particolare io non l'ho letto, però resto comunque molto curiosa del film, quindi sarò qui in attesa. Niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se avete letto qualcuno di questi libri o se anche a voi piace Stephen King. Io sono Riana e questo era lo speciale per Wicos.